Avete mai mangiato la schiacciata all'uva? Se non l'avete ancora fatto, dopo questa ricetta dovete assolutamente rimediare. Tra settembre e ottobre, da noi qui in Toscana, non manca mai nelle nostre case questa schiacciata. È una schiacciata dolce, ma non è troppo dolce, ha leggermente una punta di salato. L'uva gli dà un leggero gusto aspro, ma non troppo. È difficile da spiegare a parole, ma ha un gusto davvero particolare e la rende veramente unica. Inoltre per questa ricetta ho ideato un metodo semplicissimo, adatto a tutti, quindi non dovrete lavorare l'impasto a mano, non sporcherete il piano da lavoro, ma semplicemente lavorerete l'impasto in ciotola. Quindi è una ricetta semplicissima, veloce da preparare, dovrete solo aspettare i tempi di lievitazione. In una ciotola versiamo 400 g di farina zero, una bustina di vanillina e mescoliamo. Poi spezzettiamo 5 g di lievito di birra fresco. Aggiungiamo 250 g di acqua tiepida, 25 g di zucchero e mescoliamo con una frusta affinché il lievito si sciolga bene. E una volta che si sarà sciolto il tutto, versiamo in ciotola. Diamo una mescolata veloce e poi aggiungiamo 30 g di olio di semi di girasole. Diamo un'altra mescolata veloce e poi aggiungiamo 5 g di sale. E adesso mescoliamo fino a che non avremo ottenuto un composto omogeneo. Lo lavoriamo con un cucchiaio, non dovremo usare quindi le mani, non dovremo sporcare il piano da lavoro, ma ci basterà alternare questi movimenti a questi dal basso verso l'alto. E come vedete il risultato sarà questo, cioè l'impasto dovrà risultare molto appiccicoso. Ora lo copriamo o con pellicola trasparente oppure con un canovaccio umido e dato che ci inoltriamo verso la stagione fredda, io vi consiglio di tenerlo a lievitare in forno con luce accesa, fino al raddoppio del volume. Il tempo di lievitazione può variare in base a più fattori, ma l'importante è che alla fine risulti così. Adesso li facciamo fare la seconda lievitazione in teglia. Aggiungiamo un po' d'olio e poi mettiamo la carta da forno. In questo modo, quando stenderemo l'impasto, la carta da forno non si muoverà. Per stenderlo ci servirà dell'acqua, in modo tale che non si appiccichi alle dita. Stendiamo l'impasto bagnandoci più volte le mani, questo ci permetterà di poterlo lavorare al meglio senza che ci rimanga appiccicato. Cerchiamo di uniformarlo e livellarlo facendo questi movimenti verso l'esterno. Poi procediamo facendo dei buchi all'interno della nostra schiacciata. E ora copriamo e facciamo lievitare in forno spento con luce accesa per un tempo variabile, dipende da quanto la volete alta. Se la volete alta come l'ho fatta io ci vorranno circa 2 ore, se no, se la volete più bassa vi basterà un'ora. La schiacciata è lievitata, quindi non rimane che metterci l'uva. Ho utilizzato un grappolo di uva fragola, ma potete utilizzare anche il canaiolo, il sangiovese, il moscato. L'importante è che sia un'uva dolce. Prima di metterci l'uva, spennelliamo delicatamente con dell'olio extravergine di oliva. E adesso mettiamo l'uva a sentimento. Se vi piace ne mettete tantissimo, se no ne mettete meno, insomma questo va in base al vostro gusto. Ed infine spolverizzate con 2 cucchiai di zucchero. E ora inforniamo in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 20 minuti e altri 5 minuti a 200 o 210 gradi. Ed eccola una volta pronta, caramellizzata in superficie, con il sughino caramellizzato che è colato dalle parti, dal colore viola vivo con le sue sfumature, morbida all'interno, soffice, che ve lo dico a fare, è davvero buonissima, la dovete assolutamente provare.
Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e che proverete a fare questa ricetta a casa vostra. Mi raccomando, taggatemi su Instagram se la fate. Io vi ringrazio per essere stati qui con me e noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Dai Colori ai Sapori. Ciao!